Vediamo chi vince. Lo spareggio. Benvenuti in una nuova puntata di Vuoto Podcast. Oggi qui con noi abbiamo Mario Gagliardi e Michelle Mudimbi. Ciao. Comunque volevo dire che Michelle se l'è preparato prima perché gli ha detto lui, non è che lo sapeva. No, lo Sono sapevo. partito subito Io l'ho cattivo. convinto Michael inizialmente perché per gli amici tu hai Michael. convinto Michael. Io infatti quando mi hanno chiesto ho detto è Michael Mudimbi, non ok. Michelle. Per quello volevo dire sto pezzo di merda. No, infatti ho detto quando poi tu mi hai presentato ho detto Michelle, infatti ho detto meno male che me l'ha detto subito. Ma allora non sei la persona che abbiamo chiamato. Un altro. No, io inizio subito. Io ti seguo da una vita. Ma adesso si mette a e ti spiego. Io ti ho sentito per Supercalifrigida. Ok. Da lì infatti ho detto no, spettacolo. Poi però io ti ho perso proprio perché sei sparito un po' dai social e le cose, no? Allora aggiungo una roba visto che stai per fare Ed quella è quello domanda. che è successo anche con... Tu invece io ti conosco da una vita. Tu hai avuto un picco magico. Cioè magico nel senso non è culo, è lavoro. Tanti picchi. Esatto, ho avuto picco scesa, picco scesa. Ed è una cosa che secondo me avete avuto entrambi. Anche tu secondo me. Io non sono estremamente preparato sul discorso Mudimbi artista perché so che hai fatto Sanremo, giusto? Sì. Perché non ti seguo tantissimo, ormai mi sono informato su tutto di te e sono dell'FBI. No, scherzo. Però entrambi una cosa che ho notato avete avuto nella vostra carriera picchi e poi discesa. No, perché l'ha avuto anche lui, quindi volevo introdurre anche lui. Cosa è successo? Come mai? Tu sei sparito perché tu volevi sparire? Hai smesso di pubblicare Sì, cose? sono sparito per mia volontà. Ho avuto un solo picco, che è stato quello di Sanremo, e finora sono sparito solo una volta. Sanremo sicuramente ha avuto il suo peso specifico, ma non Sanremo in sé, ma il rinculo di tutto quello che è stato Sanremo, quindi l'esposizione, quindi dover prendere un tot di decisioni, trovarmi in delle situazioni più grandi di me da un certo punto di vista, ma soprattutto a cui non ero avvezzo, una modalità lavorativa, persone con cui mi sono trovato a lavorare che per un motivo o per l'altro non avevo realmente scelto io, perlomeno non erano salite sul carretto quando il carretto lo tiravo io da sola. Quindi io sono già diffidente di mio, mi devo trovare all'improvviso a fare robe in sistemi che non sono il mio, discograficamente parlando, altro. A una certa mi è andato in tilt il cervello e ho detto guarda, forse è il caso che mi fermo, aspetto che letteralmente ho pensato aspetto che si dimentichino tutti di me e poi piano piano riparto, perché nel frattempo era anche successo che la canzone di Sanremo era piaciuta molto ai bambini, alle famiglie, e quindi mi portavo questa zavorra dal momento che tutto il mio repertorio non era minimamente in linea con il mago. Mi sono ritrovato, ricordo chiaramente una volta ad un concerto dalle mie parti dove vivevo in quel periodo nelle Marche, a prendermi male all'idea di salire sul palco perché nella prima fila c'erano tutti i nonni con i nipoti e ho pensato c'è qualcosa che non va, cioè se devo vivermi questa angoscia ad un mio concerto perché comunque quel pubblico mi conosce per un determinato motivo, io non sto riuscendo adesso a recuperare così in corsa perché l'esposizione che ti dà Sanremo non la superi perlomeno in poco tempo, devi lavorare molto, farti conoscere. Quindi forse devo un attimo ricalcolare tutte le mosse, mi prendo il mio momento di pausa che è durato una pandemia, più di una pandemia, perché poi quando ho deciso di tornare è arrivata la pandemia, ho detto vabbè, con ancora più calma. E invece tu? È successa praticamente la stessa cosa. Hai fatto Sanremo? Perché quello no. Ho avuto il primo progetto che ho fatto forte, è stato un canale YouTube con Mario Rape. Facciamo video recitati per ragazzini. Proprio per quello io a un certo punto ho detto ma è il format che voglio fare, voglio i ragazzini, voglio un pubblico piccolo, e quindi mi sono staccato da quel progetto che era bello forte, stava andando fortissimo. Tu hai avuto un picco bello alto lì. Importante. Bello alto, sì, in un anno abbiamo fatto 250.000 iscritti, una cosa per me era tanta roba. E mi sono fermato anch'io e ho iniziato a fare i miei video da solo, col canale attivo. Infatti Ma sei ripartito subito da solo? Sono partito subito, ma caricavo
con poca costanza. Caricavo pochi video, però sì, anch'io ho fatto la stessa cosa. Però i contenuti erano, se non ricordo male, dimmi se dico una cazzata, i beatbox. No, quello è stato il primo, io ne ho di progetti, quello è stato il primo progetto che ho fatto, e beh, io ne ho più di alti bassi, diciamo. Le montagne. Le montagne, in realtà anche prima di quello ce n'era ancora un altro, ce ne sono tanti, però vabbè sì, più o meno è stata la stessa cosa, infatti mi sono rivisto. Hai capito? Infatti abbiamo fatto una coppiata, ragazzi, avete più cose in comune Ci di sta, quante ci sta. potete. Sì, Vabbè. perché alla fine il mondo della musica vi ha accomunato tutti e due. Lui inizialmente, che aveva Io il progetto del inizialmente facevo beatbox, quindi stava sulla quindi musica. facevo video Fortissimo. che ho ripreso No, ma ho adesso. sbirciato qualcosa. Tra l'altro ho ripreso adesso a fare quei video là sul profilo. È ritornato quel format, piano piano. Allora, beh, abbiamo fatto uno spoiler. No, vabbè, spoiler. No, infatti, sto ci cazzo, sono, no, niente, ho detto una cazzata. Non è spoiler. Sì, praticamente mi clono e ogni mio clone fa un suono. Ah, vero. Quindi in realtà ho ripreso quello che facevo all'inizio, piano piano. Infatti voi avete una costante comune che è la musica, Sì, in modo di base inverso. sì. In modo inverso, diciamo. Sì, perché lui la usa come accompagnamento, mentre te, La cioè, crei. a tutti gli effetti, sei un artista di tutti Sì, io tutti gli parto effetti, proprio cioè. dalla musica e alla fine della fiera faccio anche fatica ad allontanarmene perché comunque sento che è veramente il cuore di quello che faccio. E anche il fatto che adesso, diciamo, il mio picco attuale sia, perché chiacchiero parecchio sui social, le live, questi estratti, però non lo sento minimamente slegato dalla musica perché parlando in realtà sto dando modo a chi ha voglia di ascoltarmi ovviamente di capire ancora meglio perché dico le cose che dico nelle canzoni, ma comunque sono sempre io che esprimo concetti perché alla fine della fiera è quello che mi riesce più facile, cioè con le parole descrivere, creare delle immagini, quindi più o meno sento di stare ancora in questa bolla che per me è musica ma che mi rendo conto che può essere molto molto ampia. Come la descrivi la tua musica? Non credo che la Perché descriverei. Il tuo genere è particolare. Io non puoi riesco a dire- indicizzarla, dire in simile realtà. a, Non saprei. E onestamente ho smesso di chiedermelo. All'inizio un po' queste pippe mentali me le facevo e me le facevano fare. Cioè, perché comunque sia, sappiamo tutti che è una cosa più è facile da definire, più la gente la capisce prima, perché tutti ci hanno da fare e nessuno si vuole mettere lì a cercare di capire. decodificare. Però senza presunzione a una certa ho iniziato, no, in realtà mia madre forse me l'ha suggerito, chi ti chiede che genere fai, digli vatta a sentire le canzoni, cioè perché è veramente difficile spiegartelo, ti posso far sentire una canzone ma ti posso far sentire Supercalifrigida ma non è il mago, e sia il mago sia Supercalifrigida è roba mia, ma anche quella che è appena uscita è totalmente diversa da tante altre cose che ho fatto, eppure simile, perciò Non ti etichetti. no, non mi etichetto e credo che sia una roba. Allora, etichettare comunque è sempre più per l'utente finale Sì, che beh, per chi ovvio. lo fa. Ed è una cosa che forse negli anni, ma da un po' di anni sta cosa la sto già percependo, è sempre più una forzatura. Cioè quando ero ragazzino io vedevi chiaramente chi ascoltava metal, chi ascoltava rap. Oggi come oggi tutti ascoltano tutti i generi più o meno mescolano qualcosa, qualche elemento all'interno della stessa canzone. C'è la parte rap su una canzone che è più pop, c'è la parte più reggaeton che poi strizza all'occhio ad altre cose. Quindi ormai sta roba di definirsi, non capisco nemmeno tanto l'utilità alla fine della fiera. Allora, visto che non capiamo l'utilità, ti faccio una domanda. Sempre in realtà, tu come ti categorizzi in realtà? Anche se noi, questo podcast è uscito che è sbagliato etichettarsi, però alle persone sai che ti chiedono cosa fai? Mi viene da dire faccio video, nel senso faccio video, quello che mi capita. Ok. Come un po'... come mi capita. Nel senso, mi viene voglia di fare una roba, la faccio. Ok. Quindi sì, anch'io non ho non mi etichetto con un genere. Ultimamente mi sono focalizzato su un genere, che qualcosa. è l'editing con i cloni, queste cose qui. Però io faccio minchiate. Tu sei un Naruto di Sì, Instagram. sono un Naruto di TikTok. Vorrei fare la tecnica. Filippo, posso farla? Questo è quello che fa lui prima di fare i TikTok. Sì, E poi... Quindi praticamente è la stessa cosa, sì. No. Ok. Una cosa che... come hai fatto a ricrearti il
pubblico, tra virgolette, essendo sparito, no? E tu iniziando un progetto staccandoci, come avete fatto a ricrearvi? Perché tu eri accostato a una persona, invece tu eri da solo. Sì, Cioè, da solo, però poi da solo finora. è scomparso e poi è ripartito, Sì, no? ha Quindi fatto proprio il fantasma lui, perché proprio... Sì, ho lasciato un post sui miei social di me da bambino che dormivo e sono sparito con quel post per un paio d'anni. Sì, assolutamente. Come, Io- come avete vai? fatto? Beh, la mia fortuna è stata quella che non ho fatto solo un progetto che ho abbandonato, ma 2 o 3. Quindi Ok. cosa è successo? Che io avevo diverse persone che già mi conoscevano per diverse cose che ho fatto e quindi il fatto di essere tornato su TikTok, che è un'altra piattaforma che non avevo mai usato, perché io quando faccio video su YouTube TikTok la snobbavo un po', cioè una piattaforma per balletti, queste cose qui. Trick e track. La odiavo un pochettino inizialmente, non è che la odiavo, però dicevo, che cosa serve? Cioè, Cosa mi ci porta? puoi mai lavorare? Però durante la quarantena, non dopo, ci ho ragionato molto, ho fatto molto introspezione, ho pensato molto a quello che si poteva fare per cambiare il format, la gente che mi seguiva e ho detto, ma buttiamoci su TikTok, lo sanno tutti, facciamolo. E mi sono messo a fare i video. La cosa bella è che ho raggruppato tutti i fan, la gente che mi seguiva, di tutti i progetti che ho fatto, perché con diversi video che sono andato virale mi sono ritrovato tanti commenti. Ah, ma tu eri quello che faceva beatbox, tu eri quello che faceva i Come video. fai ad andare virale su TikTok? Non lo so. Questa Questa è una domandona. Andare lo virale sai? è diventato... TikTok, Instagram. So tutto cosa molto. succede a me, cioè di solito quando canto va virale il video, fa quel 1.500.000, quando canto. Quando parlo dipende, se dico robe o particolarmente conscious o particolarmente divertenti, inaspettate, però non so una tecnica. Ma Infatti, dico, come fa un contenuto ad andare virale? Cioè, non so, in base a... piace, la gente inizia a interagire, gira sempre di più ne per te, sempre più gente lo vede. Sì, è un Alla insieme fine. di tante cose, un insieme di commenti, Sì, poi condivisioni, l'algoritmo, quante se vede che tu interazioni lo guardi c'è. fino alla fine, di Sono i conseguenza è commenti, una mi cosa che piace, piace. Sono tante cose, non c'è una cosa di preciso. Però in poi generale le l'algoritmo che- interazioni, Sì, le interazioni. la gente deve interagire con quel le post. persone devono interagire, nel social devono interagire con quel che pubblichi te. Sì, ma anche fuori. Anche le condivisioni da fuori, quanto ok. viene condiviso. C'è Lo tante condividi, cose. lo invii su WhatsApp, mandi il video da qualche altro, fa tutto, fa. Una cosa che ho notato ultimamente, Sì. nell'ultimo periodo, è che io, diversi format che faccio, quelli che mi vanno più forti sono i tutorial. E secondo me c'entra anche la durata del contenuto. Cioè, per quanto mi riguarda, i video più lunghi mi vanno meglio. Ah, i Quanto video più lunghi? lunghi? I tutorial meno. arrivano a 1 minuto e mezzo, cioè su TikTok Ok. sono già abbastanza. 1 minuto e mezzo, alcuni 2. E quelli sono andati forti, quelli lunghi. Non so se c'entra, però è stata una mia ipotesi. I tutorial secondo me comunque sono visti. Sì, Ci sono ovviamente- tutorial tipo come si fa la colla, Sì, no, ma 50.000 su Non YouTube. sono quei tipi di tutorial. Noi facciamo un podcast 1500. Seguiteci ragazzi. Seguite. Dipende, i tutorial che faccio non sono tutorial, cioè faccio un video Dove mostri cosa è hai un altro fatto format, esatto, è un altro format. Spieghi in il realtà. video che hai fatto in precedenza. Sì, però metto altri editing, ci faccio altre cose nel tutorial, quindi in realtà è un format che sfrutto, che è sempre andato un po' più ultimamente sta andando un po' meno forte, però lo sfruttavo per, dicevo, va forte il tutorial, facciamolo bene sul tutorial, così almeno la gente lo vede e mi segue, perché magari il video quello in sé è più bello, ma non arriva tanto. Poi il tutorial arriva tanto, però la maggior parte della gente magari lo skippa perché è un tutorial, non frega niente, però se già ci metto nel tutorial altro editing, altre cose stupide, la gente magari Sì, si cerchi un sofferma di più. compromesso con Esatto. quel che piace a te e quel È quello che quello sai che piace alla esatto, gente. Perché esatto. poi non è un trovare un compromesso. Cioè, tu sei molto legato a, secondo me, a quel che pubblichi, nel senso che sei molto puntiglioso, secondo me, nelle cose in cui fai, nel senso ti piace fare le cose in modo preciso, che abbiano un certo senso. Giusto? E lo dici questo basandoti su? Di come ci siamo parlati, di quello che ti vedo, di quello che vedo. E dico, a volte cerchi un compromesso tra quello che vuoi far vedere tu, cioè di quello che ti piacerebbe pubblicare e quel che magari piace alla gente, o fai direttamente quello che ti piace e come va? Guarda, considera che tutto quello che posto sui social in realtà sono estratti di live in cui vado totalmente a caso parlando con le persone. Quindi in realtà poi ripulisco, perché ovviamente ai tempi, soprattutto quando streamavo su Twitch, erano live anche di 7 ore, quindi c'era anche il nulla. E poi tendenzialmente devo fare una selezione, cioè innanzitutto devo stare entro un certo timing, perché sennò vedo una roba troppo lunga ogni post. E poi ovviamente se ho detto 10 cose interessanti, di quelle 10 magari devo scegliere quelle che secondo me sono le più forti. Quindi sicuramente più forti
forti o che secondo me hanno, per me perlomeno, hanno un senso nel momento in cui le posto, perché ci sono tante robe che dico ma che effettivamente passano in secondo piano rispetto a discorsi che ritengo potrebbero essere più utili per far conoscere il tipo di persona che sono, per promuovere qualcosa che devo promuovere. Quindi c'è comunque della strategia, questa cosa sempre, però faccio sempre molta attenzione quando uso la parola strategia, perché subito penso allora vedi che è tutto finto, cioè me lo dico da solo. No, però ovviamente non sono nemmeno un cane rabbioso che corre in una prateria, cioè un minimo di ordine nelle cose. Infatti, sì, no, più che compromesso è un ragionamento, cioè altrimenti inizierei a fare le scoregge su TikTok e quello che succede, e magari andrebbero anche benissimo. Però vedi, anche lì ci ho messo del ragionamento adesso, perché sei consapevole, cioè non sono sicuramente uno che va alla cieca, mai. Però ho trovato per adesso un balance proprio nel discorso, fare delle live, perché in quelle live io non preparo, anzi prima non preparavo nemmeno l'argomento. Adesso che sono su YouTube comunque un argomento me lo strutturo, ma che dura tipo 20 minuti, e il resto della live, che è un'ora e mezza totale, è improvvisazione, si chiacchiera semplicemente. Se esce fuori qualcosa di bello lì, ne sono particolarmente felice perché è qualcosa di spontaneo, e credo che questo, nel mio caso perlomeno, funzioni, perché ho sempre avuto questa convinzione che o sei bravissimo come performer / attore, oppure la gente se ne accorge che la roba che stai facendo è particolarmente finta e impostata. E se non è il core di quello che stai facendo, ovvio, se stai facendo un video che è super editato, ovvio che deve essere super editato, ed è proprio quella la sua peculiarità. Ma se mi devi dire una cosa e capisco che la stai leggendo, che te la sei preparata, che non c'è mai dell'incertezza, non lo so, io alla mia età ormai ho superato, diciamo, questo scoglio del non saper valutare, e credo che anche le persone, perché ormai sono un po' di anni che tutti stiamo sui social, abbiamo imparato a riconoscere quando una persona è eccessivamente impostata, eccessivamente fake, troppo perfetta. Tu comunque hai parlato di scorreggere, io ultimamente ho caricato un video che come audio l'hai detto che siamo molto simili. Ho caricato un video che come audio ha delle scorregge, posso mostrare? Vai. Lo trovo. Me l'hai chiesto, però ti faccio sentire i miei audio preferiti su TikTok, creandoci però un video sopra. Partiamo dal primo. Ci sono le scorregge, quindi E vanno virali queste cose. Ma in realtà questo video non virale, però è stato quello che è andato peggio, quindi virale no, però è andato peggio 50.000. No, in realtà è andato maluccio, è andato 10.000. Ok. Da cosa prendete ispirazione per questi video? In quel caso, cioè, cosa ti è venuto in mente per fare un video? Nel mio caso qualche acido vecchio mi è salito al cervello. No, il mio lavoro spesso è mettermi lì, cercare proprio nei per te di TikTok dei suoni da poter usare per fare i video, perché tutti i miei video sono sui suoni che trovo. Quindi sì, mi metto lì anche ore. Passo 2 o 3 ore al giorno a cercare per me solo lavoro, l'idea. Quella parte lì diventa stressante, perché quando non trovi niente, a volte apri TikTok e trovi solo cose intelligenti e dici no, io non voglio la cosa intelligente adesso. Poi magari quello che segui, io di solito se devo mettermi lì a seguire video guardo robe più serie, però quando devo cercare questi suoni mi serve proprio farmare l'algoritmo per le cose così brutte, cioè le cose così trash. E quindi sì, la mia fonte di ispirazione sono gli audio che trovo, o canzoni. Lato mio riguarda i contenuti social, questa domanda. No, come quando scrivi. Quando scrivo. No, perché sui social appunto vado improvvisi, come hai detto abbastanza a braccio, e poi parlo sempre di me, infatti sta cosa forse mi sta iniziando anche ad annoiare. Per quanto riguarda invece le canzoni, da tante cose, cioè veramente da qualsiasi cosa può arrivare l'ispirazione. Veramente tanti argomenti, cioè... Allora, sia a livello di argomenti sia a livello musicale, perché comunque dal precedente album ho iniziato a produrre anche quello che avevo prodotto tutto a bocca, perché non sapevo ancora suonare niente, e quindi sì, da cose che ascolto, ma anche da cose che faccio per sbaglio, perché credo che la canzone che è uscita ieri sia proprio partita dal fatto che avevo toccato il piano in quel momento e avevo beccato delle note che mi avevano fatto pensare potrebbe essere interessante, e poi da lì ho costruito. Gli argomenti, a volte Supercalifrigida l'ho scritta perché mi è venuta in mente la parola Supercalifrigida e mi ha fatto ridere, ho detto ci scrivo una canzone
e cerchiamo di capire di cosa dovrebbe parlare. Mi succede qualcosa, posso volerne scrivere, sento qualcosa, che sia un discorso, che sia un'altra canzone, mi faccio ispirare, cioè vivo molto la sfida e la ricerca con me stesso, quindi tendenzialmente se c'è qualcosa che non è ancora una canzone per come la potrei intendere io, cerco di farcela diventare, però veramente può arrivare dalla qualunque, da un film. E il Matador l'ho scritto dopo che ho visto Narcos, ho detto fammi scrivere una roba ironica su un personaggio appunto alla Pablo Escobar che è il boss del paese, però la scrivo un po' più cazzona così, quindi arriva veramente cioè qualsiasi cosa ritenga interessante e che in primis mi diverta, anche quando è qualcosa di pesante, ci pensavo oggi. Cioè, anche quando scrivo robe, c'è una canzone che si chiama, vabbè, tu dovresti essere preparato, Parlami, che è un mega magone di me che mi sfogo per della frustrazione in una relazione. Però comunque quando scrivo sta roba sono sempre super in hype perché mi deve divertire, non faccio mai show off con me stesso, madonna che figo che ho fatto sta roba. Sono proprio quel bambino che gioca col suo giocattolo ed è felicissimo finché ci gioca. Bello. Grazie. Bello. Io ero rimasto un attimo in trance. Hai cantato lì. Ok, no, molto bello. Sembrava una canzone, comunque potrebbe essere ispirato su un podcast. Quanto tempo impiegate? Cioè, entrambi, cioè, tu quanto tempo per una canzone, quanto tempo ci impieghi? Cioè, Penso sia tutto sto incommisurabile. cosa. Varia. Ho scritto cose veramente di getto, nel senso mi sono seduto e mi sono alzato che avevo finito la canzone e forse saranno state 3 ore. Ci sono canzoni che ho iniziato allora aspetta, ti dico questa. Nel 2015 ancora devo compilarmi. Io credo Schifo l'ho iniziata a 20 e l'ho finita a 30 anni. Ho scritto la prima strofa a 20 e la seconda a 30 e infatti sono anche cantate in 2 maniere diverse ma per sbaglio. Con 2 maturità diverse però. Sì, e infatti sono proprio 2 strofe molto, cioè per me che l'ho scritta sono proprio 2 discorsi molto distanti, infatti a me non piace questa cosa, poi la canzone mi piace molto, però più tempo ci metti e tendenzialmente, perlomeno per me, è più difficile rientrare in Portarla quel avanti. mood. Infatti sto cercando di impegnarmi nello svilupparla il più possibile già durante la prima volta che ci lavoro. A costo, cioè non è che la voglio finire la prima volta, però perlomeno voglio gettare le basi di quel tipo di immagini, di linguaggio, perché poi è difficile riprenderle. A volte ci metto tanto. Però il fatto di aver iniziato 10 anni prima, secondo me ci sta, è una bella cosa. Cioè, nel senso, Sì. magari su una canzone in particolare, che si Ok. senta lo stacco da prima a dopo. Allora, infatti, come ho detto, è una cosa molto mia, sai, le Sì, classiche certo. pippe da te Sì, che sì, crei sì, la sì, roba, sì. poi o non se ne accorge nessuno, No, certo. o per gli altri è anche un Magari valore c'è a chi aggiunto. arriva questa cosa, il fatto Ah, che sì, sia può scritta darsi. prima o dopo. Adesso scopriamo che lui ha un video montato di 14 anni fa che lo deve ancora finire. E allora dice no, bravo. No, però ho fatto un Domani video, esce. ho preso il mio primo video che ho girato in assoluto nel 2010 e l'ho ricreato qualche mese fa. Vedi? Sì, Ma- per fare la differenza di tante cose. No, infatti, come lui vabbè, la maturità perché parli con una testa diversa e magari il video con... Sì, più tecnicamente. Sì. Insomma. Tu parli in dizione, vero? Ci provo. Ho frequentato un corso e poi non l'ho finito. Canti anche in dizione? Quello da prima di parlare già cantavo in dizione. Come ti è venuto di... I cantanti non cantano in dizione di solito, giusto tipo la musica pop. Non cantano in dizione. Dipende. Cioè, Facchinetti no. Che tipo storpia le vocali. Con tutto il rispetto, per carità, Lo però lo sa pure salutiamo. lui. Ecco. Perché ho sempre avuto l'esigenza di farmi capire. Cioè, proprio la prima cosa in assoluto, devono capire quello che sto dicendo. Non so da dove arriva. Ah no, perché sono stato in fissa da ragazzino molto per l'extra beat e mi ha sempre fatto cagare chi fa l'extra, faceva, tuttora qualcuno lo fa l'extra beat ma non si capisce una minchia. Cioè, nel senso, extra beat non è solo andare veloce, devo pure capire quello che dici, se no, grazie al cazzo. E quindi da lì ho avuto proprio il focus per cercare di farmi capire. Poi sono cresciuto sulla dancehall, che erano tutti comunque giochi di sillabe, sdighi-dighi-den, tutte ste robe strane, quindi dico devo scandire e mi è rimasta questa Figo, cosa. pulito, con l'addizione... E negli anni ti giuro che forse è ancora il complimento migliore che mi fanno quando me lo fanno, capisco tutto Forse quello sei che l'unico. dice nelle canzoni. Forse sei l'unico. Può darsi,
può darsi. No, ci sto veramente molto molto attento a questa cosa. Cioè ci sono stato attento, ormai mi viene naturale, però ci ho veramente messo l'attenzione. Io ho scoperto che l'addizione è la base di tutto comunque. Questo podcast il mio insegna. linguaggio è da rivedere. È perché è venuto un doppiatore, Sì, quindi... sì. Io ho proprio problemi di addizione tantissimo, proprio tanto. Ah, ti ha fatto il controllo. Sì, no, ma mi ha bacchettato proprio. Ti ha bacchettato subito. Ah, sì, sì, di brutto, quindi... Carino. Parliamo. Sicuro l'ha fatto su di te, mi sa. Sì, quello sì. Stava Sandia. Una domanda che... Da cosa... La prima volta che tu hai fatto un video, la prima volta che tu hai detto voglio intraprendere questa strada, Sembra voglio perdere la scegliere, virginità, no? tipo una domanda Sì, di sì, quelle. sì. No, tipo anche... Cioè volevo chiedere da cosa è partito, cioè il tuo primo, cioè cosa hai scelto, Allora- perché hai detto lo faccio e lo pubblico, perché ti è venuto da dire lo pubblico? L'esigenza. Allora, io ho passato un'infanzia un po' brutta, stavo tanto solo. Ok. Questo stare solo mi ha spinto a... Cioè, stavo solo e facevo fatica a esprimermi con gli altri. E quindi diciamo che questa cosa è iniziata per dimostrare forse agli altri che in realtà non ero un tutto Persona chiuso. chiusa, ecco, ok. Ho provato ad esprimere quello che non riuscivo a fare in realtà nei video. Infatti il primo video ci sono io che parlo della TV italiana, bruttissimo. Micus. Io sono lì che dico la TV italiana è bruttissima, però era proprio un modo per attirare un po' l'attenzione, cioè non era fatto per fare soldi, cioè nel 2010 certo. era Era lontano. per far vedere un tuo lato che non riuscivi a Un lato che non riuscivo a Il grano. esprimere ed è Ok. servito tantissimo cioè aver fatto questa roba. Ed è per quello che non mi ci staccherò mai da sta roba, cioè la farò finché non crepo i video. Cioè, Oh, cazzo, ci sta. La tua famiglia come... Cioè quando tu hai detto, hai iniziato a farlo e tutto, sicuramente ti avranno detto cosa vuoi fare da grande, tu gli avrai Hai detto fatto coming out faccio dei questo, video, no? il coming out No, dei tanto video. arrivo anche a te, voglio sapere la stessa cosa, voglio saperla, quindi... Ti ha puntato, tipo... Possiamo iniziare te? No. No, nel mio caso non è stato né una cosa... Cioè, mia madre, io sono sempre stato solo con mia madre. Mia madre mi ha sempre più o meno appoggiato. Diciamo che mi appoggiava, però andava a dire, insomma, non pensava mai che potesse essere un lavoro. Quindi cioè, non mi diceva non farlo, era felice che io facessi questa cosa, però... Ma non per recine anche troppo. No, tempo. anche perché comunque... Magari. Sì, era un vedi 10 anni fa comunque non è come No, adesso, cioè 10 anni fa tu dici sei pazzo, No, cioè... 10 anni fa ti eri... Perché adesso ti dicono no, bravo, il lavoro della No, vita. però adesso è già più visibile che Adesso qualcuno tutti guadagna, tutti cioè tutti fanno lo video. vogliono Adesso fare, tutti no? fanno video. Una volta se facevi video eri quello diverso dalla classe. Io quando facevo video ero il diverso, letteralmente. Nel 2010 nessuno faceva video, cioè non c'era TikTok. Per fare i video dovevi aprire un programma di montaggio che erano bruttissimi ai tempi da vedere, non c'era tutto tranne che intuitivi. E dovevi sapere anche solo mettere due cose una dietro l'altra, è una cosa che era assurda. Stavi per fare anche una serie mystery, te lo sì. ricordi? Noi abbiamo un passato. Noi abbiamo non l'abbiamo passato. detto. Noi ci conosciamo da 10 anni di più. Anche di più, Di più. Saranno 12. 12. Sì. Sì, perché io sono un po' più Ma sentiamo un po' te, dai. Guarda, io ho fatto il cuscinetto per poi tre. Però che ho detto ok, appena Sentivo si il interrompono- fiato, si infatti interrompono, appena si interrompono. Allora, sia rifammi una domanda, scusa. Allora, diciamo cosa ti Mi ha lasciamo fatto da soli. iniziare? Cosa ti ha fatto partire a dire faccio musica? Quello, cioè te ti piace la musica e tutto, ma Sì. cosa ti ha detto? Le scrivo io, le faccio, e poi ovviamente il rapporto con la tua famiglia quando hai deciso di Allora, fare questo. risposta breve, il video di The Real Slim Shady nel 2000, ho visto quel video, ho detto sta roba, cioè devo capire che come si fa perché la devo fare, assolutamente, cioè quello mi ha fatto decidere. E infatti videoregistratore, registro cioè rimango lì piazzato, picchettato per ore, forse giorni, finché non l'hanno ritrasmesso, registro il video e poi lo riavvolgevo, lo rimandavo avanti e nel frattempo trascrivevo la fonetica perché avevo 14 anni nel 2000, quindi non capivo minimamente, non parlavo l'inglese, però volevo cantarlo e quindi mi sono scritto tutte le parole come le pronunciava lui e tuttora la potrei cantare solo di fonetica, cantandola malissimo, perché l'ho memorizzata in questa maniera da bambino. E a mia madre l'ho detto, il mio coming out l'ho fatto a 28, credo 28-29 anni, dopo una brutta litigata al lavoro, dove comunque mi stavo imboscando nelle macchine col cellulare per rispondere ai miei fan, tipo su Facebook, comunque per fare delle cose di musica, perché non me ne fregava niente del lavoro che stavo facendo. Io ho fatto il meccanico per 10 anni e Dopo mi controlli la macchina. mi sono, no, ma se non faccio più il meccanico ci sarà un motivo, non te lo consiglio.
Quindi litigatagli al lavoro, me ne vado, c'era mia madre in quel momento a casa, le spiego tutta la cosa, io non voglio più fare sto lavoro, lei mi chiede che cosa vuoi fare, io le dico, non so perché ci ho messo l'articolo, le dico voglio fare la musica. Cioè proprio una cosa abbastanza in generale, voglio fare la musica, e lì mia madre mi ha veramente preso in super contropiede perché mi ha detto ok. E quindi subito dopo mi ha chiesto qual è il piano. Già troppi passi avanti mai bello, fatto però, rispetto. però bello. No, ho molto apprezzato, per carità. Ma infatti Adesso non ci parlo più. questa cosa, diciamo, è stata da un certo punto di vista mi ha iper responsabilizzato riguardo la mia scelta, perché nel momento stesso in cui anche io sono cresciuto con mia madre, quindi nel momento stesso in cui l'unico genitore che hai dice che è dalla tua, e tu non te la puoi più prendere con nessuno se fallisci, cioè nessuno ti sta mettendo i bastoni tra le ruote. E quindi da lì ho deciso effettivamente di iniziare a prenderlo sul serio come cosa questa della musica, e ho fatto più o meno in 2 anni, ho messo insieme tutto quello che dovevo mettere insieme tra coraggio di licenziarmi e canzoni, e poi ho iniziato a farlo a tempo pieno. Tra l'altro abbiamo una cosa che invece che ci accomuna tutti siamo cresciuti con la mamma. Davvero? Ah, Sì. Oh, ti ho messo a nudo davanti al pubblico di YouTube. Tanto saranno ospiti, quindi. No, va bene. Ma io ti volevo fare una domanda. Io ho visto un video, non so perché, quando mi stavo documentando, ho visto un video di un tuo videoclip dove tu hai discusso davvero con una persona, può essere? E non c'è un video, esiste? no, quello è finto. Ah, di è ballo. finto. No, esatto. No, ma è un grande complimento. Vuol dire che l'hai fatto bene. Esatto. Ma è a livello attoriale tipo Ti ha Oscar. convinto. Quindi Grande. io ci sono rimasto. Hai fatto un macello, hai preso, sei andato. Sì. Non ho capito. Bravo. No, è Voto proprio il senso del attoriale- video. Voto attoriale è 10, ragazzi. E io sono rimasto così. Grazie mille. Anche se non sono un cagnolino come lui. No. Va bene. Ma è arrivato il momento. Momento gioco. Sì, va bene. Che lo stavi annunciando una volta che lo Non so, annunciavi tu. vedo con gli occhi così, vedo nel tablet. Sì. Che gioco è? Momento Adesso gioco. ce lo spiegherà. Spiego io? Sì, vai. Oddio. Siccome la cosa che vi accomuna, diciamo, è la musica. per E dico trovare un anche punto in questo, però comune. spieghiamolo. Vai. Il 19% c'è uno studio in cui dice che si passa più tempo ad ascoltare musica, si passano più ore ad ascoltare musica che a mangiare. Lo sapevate? Ok, no, stavo pensando nella mia vita. Nel mio se la caso cosa sì, è può vera. essere. Sì, se tu ci pensi, mangiare quanto ci metti? Mezz'ora? Oddio, io mangio molto lento. Anch'io, siamo Un'oretta? Vedi? Un'oretta? Sì, più o meno un'oretta, Fai un'ora per vai. 7 giorni sono 7 ore. No, più anche No. la cena. Sono 4 ore. Scusate. Colazione, pranzo, cena, la merenda, vabbè, la mattina, il colazione, vabbè, pomeriggio. la colazione non ci metti un'ora, dai. Dai, Davide è la matematica. Vabbè, se Vabbè, vuoi, che cazzo, se vuoi adesso facciamo il conto preciso. Io faccio i pancake, lo yogurt, i cereali. Vabbè, Più o meno. vabbè, ok. Vabbè, te la devi Ok. godere un No, po'. in dai. effetti Vabbè, sì. però se l'ha detto uno studio, No, sicuramente. uno studio dice che praticamente si passa più tempo ad ascoltare la musica, Ok. paradossalmente, che a mangiare. Ok. Quindi noi abbiamo creato un gioco che adesso... Un gioco che in pratica è avete un campanello lì, No, è ovvero la banda, già lo so già. dovete indovinare la canzone. Con un solo campanello? Il primo che lo Ma suona. minchia. qua mi batti, cioè, a livello culturale penso sia messo meglio lui. E questo praticamente sni. è il nostro audio... Io ho un problema, questa la conosco, ma non so il titolo, sarà così per tutte. quindi- Non vale rompere il tavolo, mi raccomando. No, io- Tipo Rasengan. Il problema è che probabilmente le conoscerò tutte, ma non saprò il titolo, quindi Ok. è andato bene. Buono. Scelta Devo sapere il musicale a titolo. cura di Davide Cefali comunque. Vi dico che io sono molto bizzarro con la Posso musica. sbirciare? No, assolutamente no. Vediamo se va. No, ma già partiamo. No, Ma posso dirla io? Tu la sai il titolo? Gangsta Paradise. Di? Vabbè. Che Culio. È morto mo, dai. giusto. Vabbè, quindi è per Quindi entrambi. parità. Facciamo così, io premo e tu la dici. Io ci ho pensato un attimo, perché quando è venuto non lo sapevo. Adesso vado sul difficile. Vabbè, mi... Ma questa è più nuova. No, questa è Paola e Chiara e non è Furore di Giusto, adesso. Ok. appunto. Abbasso un po'.
Perché sembriamo di essere in discoteca. Fanno Ok. questo effetto, poi è Il chiaro. copyright? Ma ci facciamo bloccare, tanto ormai hanno bloccato tutto. Quindi siamo 1-2-1, no, 1-0. 1-0 perché l'altra era pareggio. Sì, sì. Un metà e metà l'hanno fatta. Basta. Lasciali Non la riflettere. conosco proprio. Dai ragazzi, è semplice. No, però Vai, non ti fai andare non ancora il un po', titolo. dai. Io sono onesto, non la conosco proprio. Cioè, fino a qua. No, credo di non sapere proprio il Sì, titolo. sì. Il telefono, tienilo prima. No. Era Fever. Cazzarola. Ok. Questa dovete Di chi è essere... Fever? Scusami. L'ho tolto, non lo so. Di qualcuno. Dovresti saperlo. Adesso questa la indovinerete facile, quindi ragazzi piano. Quella lì nuova che è uscita. Quella lì. Questa era bellissima. Com'è che si chiama? Sarà che- Bellissima. Di? Non lo so, di chi è, non lo so. Io non so mai chi è che le fa. Però... Sì, ho capito. Non è Gigi Sabani. Beh, quello no. Però non so di chi è. Tu la sai? Non credo di non averla mai Orietta. sentita. No. Sto scherzando. E quella è... Questa qua è quella che... Aspetta. Ah, non è la stessa? No! Miss You, si chiama Miss You, questa qua. Sì, di di? Robin... Sì, giusto, Robin Schulz. Schulz. Quanto siamo? 2-1. Vai. 2-1. Vai, L'altra bravi. di chi era alla fine? Era di Annalisa. Ah, ok. Ancora due canzoni. Ragazzi, hanno vediamo chi va a pareggio. spammato sto video di quello lì che balla da tutte le parti. Vabbè. Umbrella di Rihanna. Umbrella. Dove sei? Da Roma. Umbrella. Umbrella. Quindi due pari? No. Ma se era... E poi sono io quello che stava matematica. Vabbè. Questa è difficilissima, ragazzi. Allora, Laura Pausini. Sti cazzi. Vabbè, sti cazzi, aspetta. Però ho sbagliato, non devo suonare. Amore mio? No. Che cazzo dici? No, aspetta. Sto pensando alle parole. Boh, non lo so. Non ci ho provato nemmeno, infatti. Laura Pausini. Io invece Vabbè, mia madre ascolta tanto Laura Pausini. salutiamo la mamma di me. Ah. Vabbè, questa è facilissima. Dai. Ma non c'è il titolo. Questo qua è Ah. Gianni Morandi fatti mandare dalla mamma. Ma si chiama madre. Ma adesso. 4-1. Io- E adesso aspetta, no, c'è l'ultima. Ah, l'altra L'ultima. non ce la fare a te, mi sento- No, questa... Per me mi sento così. tu sei molto, molto bravo, ho capito. Però il Ho telefono... capito. Ci siete? Questo lo taglierai, lo sai, vero? No, non c'entra con te. No, questa proprio non... È nuova. Lo so. Ma ma è questi tua? dove... No, no. Devi abbassare il cellulare. Momento promo. E questa è la mia nuova canzone. Comunque non lo vorrei dire, ma lo dico perché me l'hai Che detto fuori. merdoso che sei. Davide ha un passato da cantante. Ah, Su vedi? YouTube c'è ballerino, ancora. cantante. Ci stavamo arrivando. Che pezzo di... Vabbè, no, Che non ho bello. detto nulla, non ho spiegato cosa cantavi, È però vero. Ci provavo. c'è stato un momento. Niente qui. Che cos'è la pubblicità? Niente. Che merda. No, è vero però. No, sì, dai, ho è stato un cantato cantante. falsetto. Quindi vittoria stracciante qua. Io. C'è l'ultima, questa, No, l'ultima, questa la indovina lui. Sicuro. Quotato. La sai. So come fa la canzone? No, mi ricorda la canzone di Basta Rhymes. Ma non riconoscevo la voce. Sì, perché è un remix. Il titolo è... Love. Non so. Love si chiama. Poi c'è un continuo. Baby, if you give me to me, Esatto, I give it to quella. you. Potrebbe I know what essere... you want. Potrebbe E dove cazzo sta essere... Love? potrebbe... Ah. Love Change si chiamava. Ma che cazzo stai a dire? Allora non è quella che dico io. American American Boy. Vabbè, non ho cliccato. Giusto. Sono stato stupido. 4-2. Boh. Questa. Quale vuoi farne? Andiamo avanti, non finito. Minuti sono Perché non mi supera?
Di solito ti spiego come funzionano i giochi nell'animazione. Tu porti sempre le squadre pari, così poi fai vediamo chi vince. E poi fai lo spareggio. Nei villaggi turistici, se tu vedi, vogliono sempre pareggiare. Anche se c'è uno a 18-1, gli fanno fare 17 punti. Cercano quello che può sbagliare. Esatto, cercano quelli che può sbagliare l'altro, poi 18 pari, quelli lì a fianco 18 già da un'ora. Dai, lo spareggio. Dai. E poi alla fine vince sempre quello a un conto a Però cazzo. devi cercare Ce l'ho, questa la indovina. Perché sennò hai dato un punto in più a Mario di nuovo nel mentre. Non ho sentivo la tua voce. No? Non male. Che vedi, non male, dai. Che perdono. In the club, come si dice. Esatto. Ma non vale che No, ma è stracciante sta vittoria. No, ragazzi, veramente. Comunque, Approfondisci il repertorio, amplialo. finisco perché io Dai, metti l'ultima, avevo delle cose interessanti, ragazzi. Ok, aspetta, ce l'ho. Datemi un secondo, intanto intrattenetevi, ragazzi. Quindi quando è che è iniziato ufficialmente tutto questo? Niente, ci sono. Ok. Guarda, lo sapevo, infatti ti volevo dire, metti le canzoni mie e così. Vabbè, dai. Qual è questa però? Questa dai. dovrebbe essere Supercalifrigida, Però non se hai non suonato. ricordo male. Perché non ero sicuro. Dai, basta, bravi. Vi ringraziamo per... No, sto scherzando. Allora, recupero il ring. Ok. Molto No, non lo... No, cos'è il ring? Lo posso mettere via? Non posso, non lo so. Allora, Sapevo io. E perché voi Ha non fatto avete... Ding, Perché ha voi, fatto io lo Ding, dico ha agli fatto. ospiti, ragazzi, prima di venire qua, guardatevi le puntate, perché poi succede quello, la gente si spaventa. Immagino poi... a uno è venuto tipo ci è rimasto male proprio, si è spiazzato un attimo. Sì, non se lo aspettava, l'ho scomposto proprio tantissimo. Questa è una cosa del podcast. Carina, vero? Esatto, sì. Grazie, c'è in grazie. tutti, Prima o infatti poi si quella... spaccherà. Certo. Ma Gentilmente ho comprato offerta da 4-5, Rosy, grazie. c'ho le gemelle, c'ho le sue sorelline vicino che... No. Dalla regia ci facevano... Ah, avvicinarsi al microfono. Esatto. Ok. Così va bene? Prova. Ok. Dovresti Ok. fare indizioni. Prova. Comunque bravo Mario per aver vinto. Di solito se vai nei villaggi turistici C'è sappi il che premio. arriva il 4-4 perché non ti sei rotto i coglioni. No, in realtà sono scarso in sto gioco, non so perché oggi. Vabbè. Perché so più scarso di te. Cioè avevamo fatto le scommesse tra di noi. No, ho perso un cinquantello però. Io avrei scommesso su di lui in realtà. Ecco. Sapendo la situazione. Vabbè. Non ha indovinato neanche la sua canzone, lasciamo perdere. Un momento un po' così, un po' profondo volevo chiedervi, no? Da qui, che è una domanda un po'... Da qui a 5 anni, no? Sei un coglione. Sai perché te la fa così? Perché io la faccio sempre alle persone. Mi dico che testa di cazzo, che testa di cazzo. Io sempre chiedo alle persone da qui a 5 anni. Dai, fa continua perché la fatta pure no, aveva la faccia e ti guardava Esatto. dicendo voleva che tu lo capissi. perché sono così l'ho fatta. Da qui a 5 infatti ho detto, gli è venuto un ictus, tipo presidente. ok. No, però ti guardava perché Da qui voleva. a 5 anni. No, da qui a 5 anni, no? Intendevo, no? Cosa pensi? Cioè, pensi che farai Ma non la sempre faccio come musica coglione. o pensi di Come ti vedi, mollare, dai? Aspetta, di facciamo portare una cosa, avanti? rifalla te. In traduzione. La fa lui, Come vai, ti vai. vedi? No, dai, È la sua domanda questa, lasciamole là. Come ti vedi e come ti vedi da qui a 5 anni? Vai avanti tu. Beh, io Pensare mentre... innanzitutto Sono tanti spero di anni. essere ancora vivo tra 5 anni. prima Io di dico tutto. che non arrivo a 30, quindi 4 sarebbe. Sì, ti capisco. Comunque no, spero di continuare a fare quello che sto facendo con più felicità. Che la felicità è con più fiducia di se stessi. Si dice così? Sì, sì. Quello. È la base di tutto alla fine. Se non è quello, fai Oh, niente. non ti sto giudicando che mi guardi. Guarda, È la tua risposta, vedi? sì, no. Però vedevo che mi guardavi zitto. Tipo... No, vado in oggi vado in Prognosi. profondo proprio. Non dico. come te, No, non dire. volevo dire una cosa, ma poi era No. fuori luogo, dai. Dottore, ci dica. 5 anni. Era arrivato a 4 col pensiero. Esatto. Ancora 5 minuti che... No, onestamente non ne ho davvero idea e non ipotizzo nulla, però di una cosa che hai detto te la prendo in prestito, della fiducia in se stessi, spero, auspico
di essere ancora più centrato come persona, più tranquillo, più sereno. Esatto. Sereno. Stessa cosa. Cioè, perché se sono meno sereno da adesso, qualcosa è andato veramente malissimo. Se sono come adesso, non è andato malissimo, però sono rimasto piantato dove stavo. Quindi la cosa che mi interessa è una serenità interiore, fermo restando che comunque la vita è quello che è, quindi ci sono cose che implodono continuamente dentro di noi. Però quella è la cosa che mi interessa. A livello lavorativo, sì, ho degli obiettivi, ma molto più a breve termine. Sì. Cioè, entro l'anno vorrei arrivare a fare determinate cose, ma tra 5 anni non lo posso sapere. Stessa cosa. Sai che nessuno sa rispondere a questa domanda? Beh, è difficile, ma non è una domanda del cazzo. Ma anche perché non credo ci sia veramente una risposta a 5 anni, a meno che non sei un'azienda e c'è un piano quinquennale. Se ti dico a 3 è uguale, mi risponderesti. No, sì, però più vai in là sicuramente con gli anni. Penso da qua forse un anno già, ma neanche, non ce l'ha. Perché cioè, tutte le cose che possono capitare, poi cazzo, veniamo veramente da uno sconvolgimento totale. Non puoi mai sapere. Quindi ormai abbiamo fatto i conti con il concetto di incognita. Esatto. Perciò quanto vuoi guardare in là negli anni? Cioè, sapendo che comunque i tuoi gusti, le tue necessità, qualsiasi cosa può cambiare già di tuo, più qualsiasi cosa che può intervenire dall'esterno per cambiarti. Cioè, mi fa venire solo l'ansia di stare a pensare a 5 anni. Quei pipponi mentali c'è un altro pippone mentale, mi è venuto in mente adesso parlando di felicità, avete tirato fuori il discorso, no? Per, diciamo, chiamiamolo così, i vostri fan, per il pubblico che avete, no? Quanto siete disposti, tra virgolette, a fare magari un contenuto che poco vi appaga come persona, anche magari scrivere determinati argomenti, fare un determinato format magari, ma per avere un feedback magari migliore? Cioè, quando sei disposto a piacere te stesso, a piacere alle persone. Era infatti il discorso che dicevo prima, infatti. Quanto siete disposti a magari a dire ok, va bene, faccio una cosa che piace, ma magari non la farei per me stesso. Ti spiace un po'. Io ho un problema sotto questo. Vai. Io sotto questo punto di vista ho un problema, nel senso che lo potrei fare per un breve periodo, come ho fatto in passato, però poi dopo un po', anche se la cosa va forte, mi fermo. Cioè, il mio cervello non capisce più niente e non rendo neanche più tanto in quella cosa, quindi ti direi poco. Tradisci te stesso. Allora, io non penso che riuscirei a farlo perché mi è capitato in passato di fare cose che non volevo fare, mi sento proprio male con me stesso, cioè mi fa proprio... E ne ho parlato anche con la mia community che mi ha detto guarda, noi ai tempi non notavamo niente di tutta sta turba che avevi tu, ma io me la vivevo veramente di merda, mi faceva proprio schifo, ma anche qualitativamente pensavo che tutto fosse un vomito e quindi non lo farei, ma siccome sono il king delle sfide con se stesso, cioè secondo me sono il king delle sfide con me stesso, che conta ben poco, cercherei sicuramente, se c'è, una maniera per renderlo interessante ai miei occhi. Cioè, se devo fare qualcosa a cui non ho pensato e qualcosa che apparentemente non è nelle mie corde, prima mi chiederei se c'è veramente un modo in cui io la farei quella cosa, ok? Se riesco a trovarlo, probabilmente ci proverei, perché non so mai, cioè il mio giudizio da esterno non può mai essere completo su un'esperienza, su un'attività, qualsiasi cosa. Sono sempre tentato a volerla provare, se già non l'ho fatta. E anche se l'ho fatta comunque, come dicevamo anche prima, guardare a 5 anni, non ero la persona che sono adesso. Cioè io tuttora sto facendo delle cose che ho fatto in passato a livello di comunicazione, a livello di come mi interfaccio, che prima mi facevano venire molta ansia e adesso me le vivo in una maniera diversa perché sono una persona diversa. Quindi dovrei trovare una chiave di lettura che vada bene a me. Poi potenzialmente potrei fare veramente qualsiasi cosa, anche perché sono il primo a dire che la coerenza va bene, ma sul breve periodo, perché tutti hanno diritto di cambiare idea e di fare cose che prima avevano detto non avrebbero mai fatto, ci hanno sputato sopra perché sbagliavo prima, sbaglierò adesso, sbaglierò in futuro, cambierò idea. L'importante secondo me è veramente trovare quella chiave che ti fa stare tranquillo con te stesso, che ti guardi allo specchio e non ti fai schifo perché dici minchia, sono un mercenario, che cazzo sto facendo? Quella è l'unica cosa. Certo. Oggi sei rimasto catatonico di nuovo, sei di nuovo sceso. Hai dormito stanotte? No, ho dormito, no.
ascolto, vedi, secondo me la dizione ti fa... Entri in uno stato... C'ha un timbro di voce Immagina se mia persuasivo. mamma parlasse in dizione, te la immagini? Eh? Mia mamma in dizione. Mamma mia. No, No. Pezzo di merda, ragazzi, voi non lo avete No, ancora no, capito. no. Faccio io una bella domanda Vai. di quelle croccanti. Se tu dovessi parlare, vale anche per te, però te la faccio in un altro modo. Se tu dovessi parlare, un giovane ragazzo che vuole iniziare musica, a fare la musica, La musica. come dici tu, Ok. cosa gli consiglieresti di fare per arrivare in modo giusto, non in modo più veloce, in modo giusto all'obiettivo, cioè far conoscere la sua musica a un pubblico più ampio? Quindi da un punto di vista più strategico. Ma da un punto di vista di esperienza, magari in base agli errori che hai fatto tu o in base a quello che hai imparato, diciamo, nella tua... Allora, la cosa che consiglio, perché mi capita comunque nella community, mi fanno ascoltare le loro canzoni e bla bla bla, cioè, allora, sicuramente inizialmente consiglio sempre di guardare quello che fanno gli altri e rubare quello che ti piace, semplicemente, cioè esercitarti a fare le robe che vedi, perché ovviamente all'inizio sei da solo nel marasma di possibilità e quindi a qualcosa ti devi appigliare e non c'è niente di male. Da una certa in poi tendenzialmente devi prendere coraggio e iniziare a operare le tue scelte riguardo quello che è il tuo stile, la tua visione, anche se non lo fa nessuno, anche se è un magone infinito che secondo te non piacerà a nessuno. Io resto convinto anche nella musica che l'autenticità sia la cosa che premia, che può essere molto complesso. Facevo una volta questo discorso con Axos, che è appunto un altro ragazzo che fa musica. Secondo me è la strada più difficile quella di fare qualcosa di particolare o comunque di non troppo omologato e omologabile, però è una strada che nel tempo, e ce ne vuole di tempo e ci vuole veramente tanta determinazione, ti premia, perché poi sei veramente qualcosa che sei più o meno solo tu. E secondo me questo è quello a cui dovremmo puntare, anche perché ormai tutti fanno tutto e quindi cioè non è tanto che ti devi far notare, perché non è una gara a chi si fa notare di più, però perlomeno ti devi far riconoscere. E come cazzo ti riconosco se sei la copia della copia? Ma questo in tutto, cioè in qualsiasi cosa. Io all'inizio, quando provavo a montare video, ero preso benissimo con Luis, ho provato a fare delle robe del genere, però subito mi è venuta l'angoscia di dire, cioè già lo fa un'altra persona, lo fa a modo suo, è il suo linguaggio, e mi è servito perché comunque ho imparato delle cose, ho sperimentato e bla bla bla. Quindi ruba quello che ti può servire da tutti, ma poi cerca di ascoltare effettivamente qual è la tua esigenza a livello di comunicazione, che cosa vuoi raccontare, perché lo vuoi fare, se soprattutto ce l'hai un motivo per cui lo vuoi fare, o lo vuoi fare solo perché va di moda, perché è lecito pure quello, però chiarificatelo in testa, e anche quello serve poi per tracciare il percorso. E invece per quanto riguarda un pazzo malato che vuole iniziare a fare il creator o il videomaker, Sicuramente come prima cosa gli farei la domanda, si collega a quello che ha detto lui come ultima cosa: quanto la vuoi fare questa cosa? Ti piace davvero? Ce l'hai dentro? Lo vuoi fare solo perché è una roba che ti viene adesso, perché sta andando di moda, vedi quello che fa i soldi, che fa vedere che fa tanto, eccetera? Questa è una cosa importante, perché se è una cosa che vuoi davvero fare, la fai in tanto tempo e vai avanti. Che poi io ho avuto tanti alti e bassi, ma ogni volta che ho avuto dei bassi, mi sa che ho preso, sono andato a fare altro. Ho Eri sempre costante. fatto questo. Io con la costanza. Allora, il fatto che ero costante su quello che volevo mentalmente fare. su quello, che cioè, volevo l'obiettivo fare. ce l'avevi. L'obiettivo finale ce esatto, l'avevi. quindi la domanda che gli farei è appunto: qual è il tuo obiettivo finale? Cioè, tu vuoi fare veramente questo? Ti piace davvero tanto questo? Oppure E se io voglio fare studi soldi, secondo te? Dico no, vabbè. non è che non puoi farli. c'è una fetta, sicuramente una ci sono tante persone che lo fanno solo per, cioè che viene atto di culo che sono riusciti a fare quello che è. Però diciamo che la cosa che premia tanto questo lavoro è la costanza e il farlo tanto nella vita, e che ci devi proprio credere. Quindi secondo me la prima cosa è questo. Poi ci sono tante altre cose, il tipo sì, puoi anche volere i soldi, non è che non li puoi volere. Cioè, Perché oddio, non è che come se- arrivi agli sponsor? come arrivi agli sponsor? Dopo tanti anni è il fatto che più ne fai e più te ne arrivano. Ah, ok.
Quindi basta il primo e poi via. Non è proprio così. No, nel senso ti dà là. Diciamo che devi avere gli agganci giusti, sei una buona agenzia, se hai già fatto dei lavori bene, quindi il cliente è felice di come lavori, vede che sei professionale, tutto, ti ricontatta, sono tante cose. Ok, diverse variabili. Sì, diciamo che io ci ho messo 12 anni, però Esatto. è stato meglio tardi che mai. 2 esempi di lungimiranza. Sì. Lungimiranza. Hashtag lungimiranza. Per quello che dico, ci credi, perché magari non hai i risultati subito, ti butti giù e non lo fai più. Passeranno E non 12 è anni. così che si fa. Un po' come quell'immagine, scusa, dico solo questo. Vai. Come quell'immagine di 2 scavatori, che c'è il diamante, quello che magari scava fino in fondo, poi si ferma, e invece quello che scava c'è proprio lì il diamante. Sì, no, perché questo Solo lavoro... pochi l'hanno vista questa immagine. No, non l'ho No, vista. ma è Avranno sì, visto, ma- sì. No, perché alla fine molti adesso, sia nell'ambito della musica, magari sia nell'ambito dei creator, in tutto nel mondo social, adesso va quasi di moda, tra virgolette. Tutti dicono voglio fare o l'artista o il creatore, Voglio perché fare è il più percorso facile, più perché magari veloce. esatto, Sì, no, da quando è arrivato Poi- TikTok in realtà. Esatto, però in realtà dietro secondo me c'è molto tempo da dedicarci, cioè c'è molta fatica dietro, cioè se tu lo vuoi fare c'è molto dietro rispetto poi a vedere te finito che fai video, lui che pubblica la canzone, che c'ha già una... Cioè c'è tanto per arrivare a un punto dove dici ho fatto qualcosa, cioè tu vedi l'iceberg, però poi c'è tutto il Sì, dietro. E c'è anche tanta differenza tra il fare il video virale o lavorarci. Perché magari non sei uno che fa sempre video virali, però hai contatti con aziende e fai tanti ADV, tanti lavori, tante collaborazioni che ti fanno guadagnare davvero. Perché poi su TikTok le visualizzazioni non è che pagano tantissimo, quindi sì, devi anche capire cosa vuoi fare. Se vuoi puntare solo a fare i milioni, eccetera, lo puoi fare per aiutarti poi a fare un pubblico e a fare, insomma, poi lavorare in futuro. Su Però TikTok vanno le aziende, vero? adesso sì. Più di Instagram, vero? No, Instagram va sempre forte. Va di pari... Diciamo modo che paritetico. da quello che so adesso TikTok, una volta no, tipo già 2 o 3 anni fa, 2 anni fa, no, c'era pochissimo. Adesso su TikTok praticamente. Adesso sta I know. Ma I know. una volta era tanto YouTube. all'epoca, sì. Adesso qualcosina c'è. Contattateci. Bella, 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 bella. Chiacchierata? Sì. È vero, perché a noi interviste non ci piace dirlo, Un'intervista è brutta, è una chiacchierata, Sì, è una meglio, più chiacchierata. informale. Le radio fanno le interviste, sono bravi anche a farle, noi sappiamo farle. Diciamo una chiacchierata. Anche perché l'intervista deve farla uno che si deve reputare giornalista a tutti gli effetti, secondo me, se no... Ragazzi, ma vi sottovalutate tanto. Sì, no. Perché in realtà... No, scherzo. Allora, adesso vi facciamo vedere la vignetta su di voi. Noi su ogni ospite che Hai detto viene... cattivissimo, l'hai detto. Su di Ogni, voi, ogni che ospite che bello. viene da noi ha una vignetta dedicata. Ho visto, bellissimo. Ok? E qua c'è la vostra. No. Ah no, quella è di Gianni Morandi. Ah, beh, sì, abbiamo avuto un problema con la stampa su questa Ma vignetta. se mettiamoci a non è un nudo, non problema. ce ne frega dei problemi, noi li risolviamo. Queste Noi due, siamo... questa vabbè, è la che vignetta su di figata. voi. Nella Giratela, candeggina. poi giratela anche poi in campo No, ragazzi, dopo. bellissimo. Non riesco, sono troppi. Ah, ok. Il nostro fumettista è non Michael. riesco, infatti mi Sì, chiedevo... troppi suoni, c'è il concetto dietro, c'è uno studio dietro, sì. E chi è stato? Scusa, chi l'ha fatto? Michael, il nostro Michael fa... Che bella. Le fa lui, sì. Ma posso averla anche tipo digitale? Una foto? La Noi, pubblichiamo. a parte la pubblichiamo, secondo poi ve la spediamo direttamente nelle vostre modiche case a Che fine bello. della stagione. Così ce l'avete. Spettacolare. Bella. Bello, grazie mille. Io Bello vi carino. dico grazie a entrambi. Grazie a da voi. parte di Grazie della tutti, chiacchierata. Grazie a di voi per essere stati l'invito, con noi, per la che chiacchiera. Ci siamo fatti veramente fa ridere, ma fa anche riflettere. Fa ridere ma fa anche riflettere. Sì. Diciamo, un applauso a voi. E ci vediamo alla prossima puntata di Vuoto Podcast. Seguiteci. Ciao a tutti. Raga.